delle nostre armi è indubbiamente grande, ma più grande ancora è la decisione dei nostri cuori. Proprio poco fuori dallo stadio qualcuno aveva scritto su un muro prima il Livorno, poi la politica, e qualcuno con un'altra bomboletta le aveva risposto: hai ragione, puntini puntini, viva Stalin. Ci occupiamo della vita della nostra gente e della città, anche perché chi fa calcio fa politica. Io non è che sono un attivista politico, semplicemente ho avuto il coraggio di confessare come la penso. O peleja veio para a cidade que respira o comunismo. Política, ultras e muito futebol. Depois das Inquisições na Espanha e em Portugal, entre 1591 e 1593, Livorno forma as leis livres do Livorno, significando que toda a gente da minorança étnica, filhos de prostitutas ou de ladros, veniam cá em Livorno, encontrando um lugar livre para se exprimir. O Porto de Livorno foi a porta de entrada de gente do mundo todo. O mar é até hoje parte essencial da economia da cidade, mas também do jeito de viver do livornês. Por isso, eu marquei de me encontrar com o jornalista Alessandro Colombini, na beira da costa. Uno dei motti di Livorno, delle frasi più iconiche della storia è diversis gentibus una, da tante popolazioni una. Crescita vennero promulgate quelle che poi sono passate alla storia come le leggi livornine. Nonostante chi tu fossi, quale fosse la tua religione, quale fosse il tuo colore della pelle, quale fosse la parte del mondo nella quale eri nato, se non sbaglio una delle poche eccezioni stava nei delitti di sangue, però oltre a quello, se non avevi ucciso qualcuno a noi andavi bene. Per una maniera o nell'altra vuole provare a denigrare Livorno, che i livornesi sono figli di prostitute e ladri, e noi qualche volta ci ridiamo, qualche volta ci arrabbiamo, però è vero, storicamente. Em Livorno, a política sempre fez parte do dia a dia. Foi aqui que, em 1921, nasceu o Partido Comunista da Itália, que, com o tempo, chegou a ser o maior e mais influente da Europa. Este movimento deixou marcas profundas na cidade, que até hoje carrega uma identidade operária, antifascista, progressista e da esquerda. Strano, noi siamo una città che aveva il culto di Stakhanov, dell'operaio sovietico, quindi del sacrificare il tuo tempo e lavorare per la causa comunista. A Livorno trovi ragazzini di 15-16 anni, magari li vedi per strada con una maglietta di Stalin o una maglietta del Che Guevara. La storia di questa città porta l'universo dell'estremismo di sinistra e la sinistra più radicale. Em frente da igreja catedral para o jubileu, a gente passando manifestações políticas contra a guerra ligada ao Partido Comunista da cidade, Livorno. La città è sempre stata molto marcatamente ribelle, forse la parola è questa. Ma sì, vedi, paradossalmente poi quello che è sempre stato criticato di questo aspetto della tifoseria di Livorno è quello che poi ha attratto tutti, no? Probabilmente Livorno, se non avesse avuto quella particolarità, che poi è la particolarità della città, non sarebbe esistita nel panorama, essendoci tifoserie sicuramente più grosse, più importanti. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Nel 21 si fonda il Partito Comunista e nel 22 proprio entra il fascismo. Cosa succede col fascismo a Livorno?
Come entra questo nelle dinamiche anche della squadra di calcio? Il Livorno Calcio viene fondato prima del fascismo. Un esponente importante del fascismo era livornese, stiamo parlando di Ciano. Sposò Edda Mussolini, che era la figlia di Mussolini. Il primo nome dello stadio a Livorno era Stadio Edda Ciano Mussolini. Poi dopo la liberazione diventerà Stadio Yankee, e quindi si passerà proprio da un opposto all'altro. No estádio, a política foi chegando aos poucos. Ela só refletiu o que já era parte da vida em Livorno. E tudo ficou ainda mais intenso com a criação do BAL, o Brigate Autonome Livornesi, em 1999, um grupo de torcedores organizados, abertamente comunistas e antifascistas. Allora, dagli anni 70 fino alla formazione delle BAL era una situazione diciamo molto confusa, gruppi che si succedevano, si fondevano, si dividevano, miriadi di gruppi, gruppuscoli, un po' diciamo, passami il termine, un po' anarchia, ecco. E quindi nel 99 nacque l'idea di fare il salto e di tentare questa grande rivoluzione di riunire tutti i gruppi sotto un'unica disciplina. Fino ad arrivare ad un punto dove la politica è completamente parte dello stadio. L'esperienza stadio qualche volta sembra o è più politica che sportiva. Proprio poco fuori dallo stadio qualcuno aveva scritto su un muro prima il Livorno, poi la politica, e qualcuno con un'altra bomboletta le aveva risposto: hai ragione, puntini puntini, viva Stalin. Sì, facciamo anche politica, nel senso ci occupiamo della vita della nostra gente e della città, anche perché chi fa calcio fa politica. Il rovesciamento del paradigma per il quale le curve di sinistra generalmente allo stadio erano Free Joint, Bambulé e Bob Marley, e a Livorno invece c'era quell'impronta diciamo un po' più ortodossa, un po' più sovietica, il gruppo un po' militarizzato, ovviamente subendo una grossa repressione e di contro radicalizzandosi sempre di più. Cioè alla fine quelli che volevano spengere il forno hanno tirato benzina sul fuoco e l'hanno fatto diventare. Em 2001, Carlos Giuliani, jovem ativista de 23 anos, foi morto por policial durante protesto contra o G8 em Gênova. Ele protestava contra a globalização. Baleado e atropelado por Jeep da polícia, ele virou símbolo da luta contra a repressão estatal. Ninguém foi responsabilizado pela morte. O Livorno reagiu com protestas e críticas à violência policial, o que incomodou as autoridades. Centenas de integrantes do grupo passaram a ser punidos como chamados DASPOS, que proíbem a entrada de pessoas consideradas perigosas em eventos esportivos. Allora, a un certo punto l'evoluzione è stata talmente grossa che i danni si moltiplicavano e sinceramente c'era un'egemonia anche in città difficile da mantenere. Spesse volte capitava che succedevano delle cose e noi non sapevamo neanche chi era stato, però succedeva. Iniziare ad arrivare piogge di diffide, ma robe di 100, 50, 70, 80 alla volta, poi 300 di Roma, cioè robe sì, con un picco di 600, 650. Questa repressione ha funzionato all'inverso, nel senso che la gente comunque resisteva a questa imposizione, perché la vedevano un'imposizione, perché poi va anche detto di circa 600 e passa diffide, almeno il 60-70% poi hanno vinto i ricorsi grazie agli avvocati e sono state tolte perché erano immotivate, che ne so, diffida collettiva oppure cose veramente inventate, perché c'era un disegno repressivo. Nesse cenário, jogador virou o rosto e o símbolo de Livorno, Cristiano Lucarelli. Nascido na cidade e torcedor fanático, virou jogador de futebol. Quando teve a chance, decidiu voltar para casa. Em 2003, recusou propostas milionárias e pagou do próprio bolso a multa para sair do Torino e jogar no Livorno.
Nunca escondeu seu posicionamento político, que sempre esteve alinhado como da torcida. Chegou a integrar o BAL, que influenciou na escolha do número da camisa 99. Mesmo sendo um dos jogadores mais fechados do futebol italiano, ele topou trocar uma ideia como peleja. Ma il 99 ha due motivi per esistere, almeno nel mio cuore. Il primo è l'anno di nascita di mio figlio, il secondo è che coincide con la data di nascita delle Brigate Autonome Livornesi, che è il gruppo di cui ho fatto parte in giovane età, diciamo così. Lucarelli se envolveu numa polêmica com a seleção italiana por causa dessa comemoração aqui. Ele jogava pela Itália Sub-21 e a partida acontecia justamente em Livorno. Na camiseta que usou na comemoração do gol, além do rosto de Che Guevara, estava escrito: Livorno é uma fé, os ultras seus profetas. Depois disso, tudo mudou. Foi cortado da seleção e só voltou a ser convocado em 2005. Io, cioè non è che sono un attivista politico, ho semplicemente avuto il coraggio di confessare come la penso. Si parla spesso del fatto che sento dire all'estero praticamente, perché non ci sono gruppi ultra di sinistra in Italia o perché ci sono così raramente, particolarmente nelle divisioni massime. Non ci sono tanti gruppi di sinistra in Italia perché l'Italia è un paese di destra. È così. L'Italia è un paese profondamente di destra. La coscienza comporta un certo tipo di impegno, ragionamento sulle cose. Prendi i fenomeni dell'immigrazione oppure i fenomeni della criminalità o altre cose. Uno che ha un certo tipo di cultura ci fa dei ragionamenti sopra, capisce che è un problema complesso e cerca di elaborare una soluzione complessa. Quello che ha voglia di pensare dice vanno ammazzati tutti, vanno buttati tutti fuori e non si rende conto che poi è una cosa infattibile per come va il mondo oggi. No? A prescindere che poi si fa anche tanta retorica sia dalla parte sinistra su certi temi, perché purtroppo ormai è diventata una battaglia di empatia, no? Depois de 4 anos da quarta divisão, que em Itália é considerada amadora, o Livorno voltou oficialmente à Série C em abril de 2025. Para uma cidade que sempre mostrou futebol e política, esse retorno representa a volta de uma torcida de esquerda ao cenário nacional. Isso num país hoje governado pela direita, com Giorgia Meloni como primeira-ministra desde 2022. Para entender melhor esse momento, fui falar com os membros da Curva Nord, o attuale gruppo di ultras do Livorno, che preferirono non mostrare il rosto. La situazione contemporanea politica e dove stiamo arrivando e arrivare al calcio professionistico significa qualcosa per voi o non scollegate la cosa completamente e fate la vostra strada? Ma ne avrà detti per noi non è mai scollegata, perché comunque quello che succede nella società e noi lo viviamo tutti i giorni sulla nostra pelle, sulle nostre vite, e ovviamente poi si ripercuoterà anche nel mondo degli ultras. Per noi poi tornare in Serie C e riaffacciarsi al calcio che conta, rifar vedere che ci siamo tornati e abbiamo ancora di più voglia di lanciare il nostro messaggio come sempre. E quindi è la dimostrazione che nonostante tutto quello che è successo si può fallire, si può sparire dal calcio, ci può stare prima, ma poi alla fine fa vedere che ci siamo ancora e siamo vivi. Forse anche più incazzato che mai. Allora, ho avuto la fortuna di giocare sempre o quasi sempre in piazze caldissime, in tifoserie caldissime, quindi però devo dire che ognuna poi ha la sua particolarità, ti chiedono più o meno tutti le stesse cose, ti chiedono anche di giocare bene e vincere, no? Livorno è una città che può stare anche senza vincere, però quello che vuole dai propri calciatori è comunque un senso d'appartenenza, un credere fino all'ultimo secondo di ogni partita anche al risultato più difficile e impossibile. Cioè c'è una serie di robe che sono talmente incrociate che questo, il colore della città, l'appartenenza sono inestinguibili. Io la domenica non vado allo stadio, mi sento a casa perché vado dall'Amicente. Non è che la poi, capito? Cioè quando è il tuo luogo d'origine, quello rimane, perché lo traspiri. Livorno, uma cidade que tem o comunismo e a ideologia da esquerda nas suas venas. É um grupo que
E nos anos 90 até os 2000 revolucionou a ideia da política no futebol. Acá estão, chegando até a terceira divisão, voltando para o futebol profissional. Sim, tem chuva, não tem um viragem cheio, mas o que tem é a gente que lutei todos esses anos para voltar a essa terça série. E agora o futebol italiano tem seu Livorno. Voltou e o ano que vem esperamos que essa história vai devenir uma coisa muito mais grande.